Allora, salve, oggi vi presento un video su come riparare la cerniera di una lavastoviglie SMEG integrata. Questa lavastoviglie ha la porta che non tiene più, la molla è morta, si è rotto il meccanismo qui e quindi dovremo smontare tutta la porta per sostituire la cerniera questa, nuovissima cerniera comprata su internet. Il modello della lavastoviglie è il seguente: STA 8745. La prima cosa da fare è rimuovere l'elettricità per evitare problemi, quindi non dimentichiamoci di rimuovere la corrente. La prima cosa da fare è rimuovere la porta, l'elemento frontale di legno, quindi si devono rimuovere questa vite e la corrispondente dall'altra parte, facendo attenzione a mettere un oggetto sotto per evitare che possa cadere quando la smontate, tanto a tenerla. Dopodiché basterà sfilarla leggermente verso l'alto per poterla rimuovere. Eccoci qua, si spinge verso il basso e il pannello si sposta. Una volta estratta la lavatrice dal vano della cucina, sarà necessario rimuovere il pannello laterale. Si devono rimuovere tutte le viti, 1, 2, 3, 4, questa qua su, e poi basta così. Sarà indispensabile anche rimuovere le viti qui, e qua c'è un gancetto anche che non è, si può anche rimuovere, che servirà poi a regolare la molla. Ora la cerniera è tutta rotta. Ora la cerniera, quella nuova, quella vecchia, che poi si collega qui su alla molla. Adesso immagino che dovremo svitare le viti qui per poter togliere la cerniera. Ok, le due viti sono rimosse. Fate attenzione a far appoggiare la porta come si deve sotto, perché una volta che toglieremo tutti i supporti la porta tenderà a cadere. L'ultima vite che resta è questa. Teoria. Voilà. La cerniera si può togliere adesso. Voilà. Una volta tolte queste due viti qui, sarà necessario rimuovere il pannello frontale, quindi rimuovere le 4 viti Torx, 1, 2, 3 e 4, per poter rimuovere il pannello frontale sia dal lato sinistro che dall'altro lato, il lato destro. E poi per ultimo potremo rimuovere la cerniera rimuovendo questa vite qua. Voilà, le 4 viti sono rimosse, 1, 2, 3, 4, adesso possiamo richiudere la porta. Voilà, il pannello è venuto via. Eccoci qua, una volta tolto il pannello frontale ci restano solo 3 viti per rimuovere la cerniera. 2 sono qua, su quella di destra ce n'è solo una.
e l'altra è qua. È importante, queste viti qua sono delle Torx speciali, quindi è necessario avere la chiave giusta. Io ce l'ho la 20 qua, perché possa andare qua dentro. Ok, resta l'ultima vite. È importante ricordare che quando si smonta la cerniera la porta deve essere chiusa per evitare che possa cadere e strappare i fili elettrici eventualmente. Ecco qua, la cerniera questa è la nuova, che potrà essere rimontata allo stesso modo. La parte complicata di questa cerniera, di questo meccanismo, sarà poi la molla. Poter agganciare la cerniera alla molla, che è molto dura. Per il montaggio si dovrà riseguire la procedura inversa, quindi montare prima il bullone qui, cioè la vite qui, e poi i due bulloni qua davanti, 1 e 1, 2. La parte più complessa sarà adesso rimontare la molla, che deve essere agganciata qua e qui nel perno, e sinceramente non so esattamente se c'è una procedura semplice per farlo, perché la molla è particolarmente dura e è quasi impossibile agganciarla lassù. Ci proverò con un po' di forza e dei guanti, soprattutto usare dei guanti, perché queste parti qua sono molto taglienti. Perfetto, ci sono riuscito, ho trovato il meccanismo, la molla è montata. In effetti si può usare un cacciavite, un buon cacciavite, fate attenzione, da mettere qua dentro e da tenere bloccato in questo foro qua. Facendo quindi leva con il cacciavite e il foro, si riesce a spingere in alto la molla e agganciarla lì. Buona fortuna. Adesso rifissiamo il pannello alla porta, cioè la cerniera alla porta. Voilà. In questo modo si potrà poi rifissare il pannello frontale. Perfetto, ho rimontato la cerniera, ho avvitato la cerniera alla porta, tutto fatto. Eventualmente mettete un po' di grasso qui nel meccanismo. Facciamo la prova. Voilà. Voilà. Funziona. Questa vite qui che vedete qua, questa vite serve a eventualmente indurire la molla, casomai in futuro la molla dovesse allentarsi leggermente. Basta avvitare, il meccanismo sale e la molla diventa più dura. Adesso chiudo tutto, rimontiamo il pannello frontale. Ci sono questi ganci qui che devono andare qui dentro, e poi quindi si mette la porta così, e poi si tira verso sopra. Voilà. Resta da avvitare le due viti qua, 1 e 2. Abbiamo finito, la lavastoviglie è rimontata, funziona. Possiamo aprire e possiamo richiudere. Alla prossima!